Ciao, io sono Gino Strada di Emergency. Era necessario attaccare la Libia? Io credo proprio di no. Non credo che la scelta della guerra avvenga casualmente e non credo che la guerra sia una necessità, non lo è mai, è sempre una scelta. Per tante ragioni che possono essere anche diverse, ma la guerra è sempre una scelta. Questa in particolare bastava avere voglia di evitarla, ma insomma c'era già chi si era abbondantemente preparato. Il triste è che si continua a pensare a questo strumento come strumento di risoluzione dei problemi e questo è tipico di cervelli meno che mediocri, tra i politici, i militari, i governanti, insomma. Ma i danni dell'intervento saranno dei danni umani e dei danni politici. Il danno umano sarà un carico presumibilmente ancora una volta enorme di sofferenze per una popolazione, al di là di quale sia l'appartenenza tribale o le connessioni politiche, le preferenze. Sarà il popolo della Libia che pagherà un carico di sofferenze disastrose. Sul piano politico io qui non sono un esperto, però mi pare che questa esportazione e continua riproposizione della guerra come strumento unico e lecito ormai, insomma se poi non è lecito non fa niente, si fa lo stesso, sia politicamente pericoloso perché rischia di innescare problemi che rischia catena. La risoluzione del 1973, che se non sbaglio del 18 di febbraio, dice una cosa estremamente interessante proprio all'inizio e dice che il Consiglio di sicurezza sottolinea la necessità di fare tutti gli sforzi per arrivare a una soluzione della crisi che non comprenda l'uso della forza. Non gli si è neanche dato il tempo di finire di scriverla, questa risoluzione, che già questi hanno detto allora attacchiamo, siamo pronti. Ma quelli parlavano di una no-fly zone, parlavano nel contempo di fare sforzi. Cosa vuol dire fare sforzi? Voleva dire per esempio mandare ispettori dell'ONU, ispettori della Lega Araba, gente che andasse là con lo scopo di dire ragazzi, giù le mani dai grilletti, è il momento di parlare, di dialogare. No? Nulla è stato fatto, nulla. Dentro tutti ovviamente il nostro paese, siccome è retto da una casta politica che non sono solo dei delinquenti politici perché delinquono contro la Costituzione, che è anche nostra, di cittadini, non è solo loro, sono anche dei cervelli molto molto mediocri. La mescolanza di questi due elementi, l'essere dei delinquenti politici e dei cervelli mediocri, è potenzialmente esplosiva. Ma questo non lo so perché il governo italiano continua a cambiare posizione, non lo so, a me a leggere le dichiarazioni mi viene più spesso da ridere per la drammatica stupidità che quindi cambia poi di giorno in giorno. No? Il ministro degli esteri dichiara il colonnello non si può cacciare. Ma cosa vuol dire? Che non è possibile cacciarlo o che non si deve cacciare? Insomma, c'erano quelli che tornavano dall'Unione Sovietica molti anni fa, molti decenni fa, che quando gli chiedevano allora come si sta in Russia, perché la gente la chiamava la Russia, no? Come si sta in Russia? La risposta era non ci si può lamentare, che non si capiva se non ce n'era motivo o se fosse vietato. Ecco, mi sembrano risposte analoghe. La Francia è stata sorprendentemente, per alcuni aspetti, poi magari a qualche analista politico la cosa non lo sorprende, la prima che ha dichiarato noi siamo pronti a bombardare, questo una settimana prima addirittura della risoluzione del Consiglio di sicurezza. Cioè queste cose Sarkozy le dice il giorno 10, per lui è un precursore. La Francia avrà i suoi interessi, o Sarkozy avrà anche i suoi interessi personali, politici, di immagine, che ne so, avranno ovviamente ambizioni su contratti petroliferi, eccetera, eccetera. Queste sono cose che ovviamente io non posso sapere, noi cittadini direi non possiamo sapere, possiamo soltanto presumere.
Però da notarsi questo atteggiamento che è esattamente nello spirito della collaborazione e della fratellanza tra i popoli, no? Cioè, prima che il Consiglio di sicurezza si è riunito, questo ha già deciso, io bombardo. Vabbè, insomma, questo fa parte anche lui della grande bassezza di questa classe politica europea.